Immagina una persona ferma in una strada di una città italiana. Non dice niente, ma le sue mani si muovono. Le dita si aprono e si chiudono. Le braccia salgono e scendono nell'aria. Il viso cambia espressione a ogni momento. Senza una sola parola, questa persona sta già raccontando qualcosa. In Italia le mani parlano e parlano molto. Gli italiani usano i gesti quando parlano, ma anche quando non parlano. Muovono le mani al telefono quando l'altra persona non li può vedere. Muovono le mani anche quando parlano da soli. Puoi vederli parlare con le mani al bar, al mercato, per strada. Li vedi muovere le mani anche in macchina, mentre guidano. A volte una mano racconta più cose di 10 parole insieme. Per molti stranieri, questa è una delle prime cose che notano dell'Italia. Ma da dove arriva questa abitudine? Perché proprio qui, in questo paese? La storia è più interessante di quello che sembra. Guarda due amici che si incontrano in una piazza italiana. Prima ancora di parlare, le loro mani cominciano a muoversi. Uno apre le braccia per dire la sua sorpresa e la sua gioia. L'altro risponde con un gesto della mano, come per dire tutto bene. In pochi secondi i due si sono già detti molte cose senza parole. Ma perché proprio le mani e non un'altra parte del corpo? Le mani sono molto libere e possono prendere tante forme diverse. Con le dita puoi fare un cerchio, una linea, un pugno, una punta. Ogni forma può diventare un piccolo segno con un suo significato. Per questo le mani sono lo strumento perfetto per comunicare. Prima di tutto, dobbiamo dividere il mito dalla realtà. Molte persone pensano una cosa semplice sugli italiani e i gesti. Dicono che gli italiani fanno i gesti solo per carattere, perché sono un popolo caldo, allegro e pieno di energia. Questa è una parte della verità, ma è solo una piccola parte. C'è anche chi dice che i gesti nascono con gli antichi romani. In parte è vero, già gli antichi romani usavano molto le mani. Gli antichi romani amavano molto l'arte di parlare bene. Nelle scuole i ragazzi imparavano a parlare davanti agli altri. Gli oratori romani erano le persone che parlavano davanti alla folla. Un buon oratore doveva muovere le mani nel modo giusto, al momento giusto. Con una mano poteva chiedere silenzio alla folla. Con un'altra mano poteva mostrare rabbia, dolore o gioia. Il corpo dell'oratore parlava insieme alla sua voce. Un famoso maestro romano ha scritto un intero libro su questo tema. Spiegava quale gesto usare per ogni parte del discorso. Quindi l'idea di parlare con le mani in Italia è molto antica. Ma attenzione, questo non spiega ancora tutto. Per capire davvero i gesti, dobbiamo guardare la geografia dell'Italia. L'Italia è una penisola lunga e stretta, dentro il Mar Mediterraneo. Per capire meglio, pensa a un fatto importante. L'Italia è diventata un paese unico solo nell'Ottocento. Per molti secoli prima non esisteva una sola lingua per tutti. Era divisa in tanti piccoli stati, regni e città diverse. In ogni zona le persone parlavano un dialetto diverso. Un dialetto è una lingua locale, parlata solo in una certa area. In Italia i dialetti erano centinaia e molto diversi tra loro. Una persona del nord spesso non capiva una persona del sud. Anche due città vicine potevano avere due dialetti diversi. Ogni regione aveva la sua storia, la sua cucina e la sua lingua. Le persone di regioni diverse avevano bisogno di uno strumento comune. Le mani
erano lo strumento più semplice e più veloce di tutti. Non costano niente, sono sempre con te e le capiscono tutti. Facciamo un esempio semplice per capire meglio. La parola per dire ragazzo cambia da regione a regione. In un posto si dice in un modo, in un altro posto in un modo diverso. Ma il gesto per dire vieni qui resta quasi uguale per tutti. Ecco perché il gesto a volte è più forte della parola. Immagina il mercato di un porto, con gente arrivata da ogni luogo. Un venditore doveva vendere il suo pesce a tutti, anche a chi non capiva le sue parole. Come si fa a capirsi quando le parole non bastano? La risposta è semplice. Si usano le mani. Con le mani puoi mostrare un prezzo, alzando le dita. Con le mani puoi dire vieni qui, oppure aspetta un momento. Con le mani puoi far capire se una cosa è buona o cattiva. I gesti diventano così una lingua comune, capita da tutti. C'è anche un'altra parte importante di questa storia. Per secoli, molti popoli stranieri sono arrivati in Italia. Sono arrivati soldati, re e governi da altri paesi d'Europa. Alcune zone d'Italia sono state governate da stranieri per lungo tempo. Nel corso dei secoli, molte regioni sono passate sotto governi diversi. La gente comune non sempre parlava la lingua di chi comandava. Davanti a un soldato straniero, la gente doveva stare attenta. Non sempre era sicuro dire le cose con parole chiare. Con un gesto, invece, potevi parlare solo ai tuoi amici. Chi non conosceva il gesto non capiva il messaggio. Così le mani diventano anche un modo per comunicare in segreto. Per lunghi periodi, alcune città italiane sono state ricche e importanti. In queste città arrivavano mercanti e viaggiatori da tutto il mondo. Nei porti si incontravano lingue di paesi vicini e lontani. In mezzo a tante lingue diverse, il gesto era l'unica cosa chiara per tutti. C'è poi un'altra grande influenza sui gesti italiani: il teatro. Molti secoli fa, in Italia, nasce un teatro speciale di strada. Gruppi di attori viaggiavano di città in città con un piccolo palco. Si fermavano nelle piazze e recitavano davanti a tutti. Ma c'era lo stesso problema di prima: le lingue diverse. Il pubblico di ogni città parlava un dialetto diverso. Gli attori dovevano far ridere e commuovere gente di ogni luogo. Per riuscirci usavano moltissimo il corpo e le mani. Un attore alzava le braccia al cielo per mostrare la disperazione. Chiudeva i pugni con forza per mostrare la rabbia. Apriva le mani sul cuore per mostrare l'amore. Così anche chi non capiva le parole capiva bene la storia. In questo teatro c'erano sempre gli stessi personaggi famosi. Uno di questi si chiamava Arlecchino, sempre allegro e pieno di movimento. Un altro si chiamava Pulcinella, con la sua voce e i suoi gesti buffi. Ogni personaggio aveva un modo speciale di muovere il corpo. Il pubblico li riconosceva subito, prima ancora di sentire le parole. Questi attori dovevano spesso inventare la scena in quel momento. Non avevano sempre un testo scritto da leggere parola per parola. Per questo il corpo e le mani erano ancora più importanti. Con il tempo, questo teatro è diventato famoso in tutta Europa. Attori italiani hanno viaggiato e portato i loro gesti in altri paesi. Ma in Italia questo modo di usare il corpo è rimasto molto vivo. Di città in città, gli stessi gesti arrivavano a migliaia di persone. Poco a poco, quei gesti entrano nella vita di tutti i giorni. Il teatro insegnava un modo forte e chiaro di usare il corpo. Adesso guardiamo da vicino
il gesto italiano più famoso di tutti. È il gesto che nel mondo tutti chiamano mano a tulipano. Il tulipano è un fiore e questo gesto ricorda la sua forma chiusa. Proviamo a costruirlo insieme, guardando la mano un dito alla volta. Prendi una mano e guarda bene le 5 dita. Ora avvicina tutte le punte delle dita nello stesso punto. Il pollice tocca l'indice, il medio, l'anulare e il mignolo. Tutte e 5 le punte si uniscono e guardano verso l'alto. La mano ora sembra un fiore chiuso, pronto ad aprirsi. Poi il braccio si muove piano, su e giù nell'aria. Questo movimento lento è molto importante e fa parte del gesto. Ma che cosa significa questa mano a tulipano? Vuol dire più o meno: ma che cosa vuoi? Che cosa dici? È il gesto di chi non capisce e chiede una spiegazione. A volte mostra sorpresa, a volte mostra un piccolo fastidio. Un solo gesto, ma con molti significati vicini tra loro. La mano a tulipano non è certo l'unico gesto italiano famoso. Ci sono molti altri gesti che gli italiani usano ogni giorno. Alza un dito, l'indice, e muovilo piano a destra e a sinistra. Questo piccolo movimento vuol dire un chiaro no. A volte lo accompagna anche un piccolo suono con la lingua. C'è poi il gesto del dito sotto l'occhio. Una persona mette un dito sotto un occhio e tira la pelle un poco in giù. Questo gesto vuol dire attenzione, stai attento. Oppure vuol dire che una persona è furba e sveglia. Un altro gesto molto usato è la mano che taglia l'aria. La mano è dritta e si muove in basso, come per tagliare. Vuol dire basta così, adesso finiamo qui. C'è anche un modo tutto italiano di contare con le dita. Molti italiani cominciano a contare dal pollice, non dall'indice. Il pollice è 1, l'indice è 2, il medio è 3. Per uno straniero anche contare può sembrare diverso. Per chiamare una persona, la mano si muove verso di sé. Il palmo guarda in alto e le dita si chiudono piano piano. Questo gesto vuol dire semplicemente vieni qui, avvicinati. C'è anche un gesto per dire che una cosa va così così. La mano è aperta, con il palmo in basso, e si gira un poco. Vuol dire non male, ma neanche bene, più o meno. Per dire che un cibo è molto buono, c'è un altro gesto simpatico. Il dito si appoggia sulla guancia e gira un poco su se stesso. Questo gesto vuol dire che buono, che cosa deliziosa. Ci sono poi gesti per dire che 2 persone sono molto amiche e gesti per dire invece che 2 persone non sono amiche. Ogni situazione della vita ha il suo piccolo gesto pronto. Nel sud dell'Italia i gesti sono ancora oggi molto forti e ricchi. Tanti anni fa uno studioso ha scritto un libro intero su questi gesti. Ha osservato la gente per le strade e ha disegnato ogni movimento. Ha anche notato una cosa molto interessante e sorprendente. Alcuni gesti italiani di oggi assomigliano a gesti di immagini molto antiche. E qui arriviamo alla parte più affascinante di tutta la storia. Un gesto italiano non vive quasi mai da solo. Il gesto cambia significato insieme al viso della persona. La stessa identica mano può dire cose molto diverse. Tutto dipende dagli occhi, dalla bocca e dalle spalle. Torniamo alla nostra mano a tulipano e facciamo una prova. Immagina una persona che fa il gesto con gli occhi grandi. La bocca è aperta e il viso mostra tanta sorpresa. Sembra dire
Che cosa succede qui? Non capisco niente. Ora la stessa mano, ma con le sopracciglia basse e la bocca chiusa. Adesso il gesto sembra un piccolo rimprovero, quasi una critica. Cambia di nuovo, la stessa mano con un sorriso leggero. Ora sembra quasi un gioco, una domanda fatta con simpatia. La mano è sempre la stessa, ma il messaggio è ogni volta diverso. Anche le spalle aiutano a dare il significato giusto. Alzare le spalle vuol dire spesso non lo so, oppure non è colpa mia. Le spalle, la bocca e le mani raccontano insieme la stessa cosa. Per questo un vero gesto italiano usa quasi tutto il corpo. Per questo i gesti italiani sono così difficili per uno straniero. Non basta copiare la mano, bisogna copiare anche il viso. Bisogna muovere le spalle, alzare le sopracciglia, stringere la bocca. Il gesto e il viso lavorano sempre insieme, come una cosa sola. Prova a guardare un italiano mentre racconta una storia. Vedrai le sue mani correre nell'aria da un punto all'altro. Vedrai il suo viso cambiare a ogni frase, insieme alle mani. Tutto il corpo entra nel racconto e diventa parte della storia. Un gesto sbagliato nel momento sbagliato può creare confusione. Per questo è bello imparare i gesti insieme alla lingua. Capire un gesto è come capire una parola nuova. Gli italiani usano i gesti con la famiglia, con gli amici, con tutti. Un bambino impara i gesti guardando i genitori, giorno dopo giorno. Cresce e, senza studiare, conosce già decine di gesti diversi. I gesti passano così da una generazione a quella dopo. I gesti sono anche un modo per sentirsi vicini agli altri. Quando due persone usano gli stessi gesti, si sentono parte dello stesso gruppo. I gesti raccontano chi siamo e da dove veniamo. Anche oggi, in un mondo pieno di telefoni e messaggi, i gesti restano. Quando due italiani si vedono da lontano, si parlano già con le mani. Un gesto può attraversare tutta una piazza rumorosa senza problemi. Dove la voce non arriva, la mano arriva lo stesso. Nei paesi e nelle città, vecchi e giovani usano ancora questi segni. Alcuni gesti sono uguali in tutta Italia, da nord a sud. Altri gesti, invece, cambiano un poco da una regione all'altra. Ma in ogni parte del paese le mani restano sempre importanti. Alla fine di questo viaggio torniamo alla nostra prima domanda. Perché gli italiani parlano con le mani? Non è solo una questione di carattere allegro. È il risultato di una lunga storia, fatta di molte cose. C'è l'eredità degli antichi romani e dei loro oratori. C'è una terra divisa in centinaia di dialetti diversi. C'è il bisogno di capirsi tra persone con lingue diverse. C'è la presenza di popoli stranieri e la vita in segreto. E c'è il vecchio teatro di strada con i suoi attori. Tutte queste cose insieme hanno creato un vero linguaggio del corpo. Pensa a quante cose può dire una sola mano. Può salutare, può chiamare, può dire sì e può dire no. Può mostrare rabbia, gioia, paura, sorpresa e amore. Può contare, indicare, chiedere e rispondere. Tutto questo senza usare neanche una parola. Ecco perché tante persone nel mondo amano i gesti italiani. Sono allegri, sono chiari e sono pieni di vita. Raccontano un popolo che ama parlare, incontrarsi e stare insieme. E raccontano una lunga storia fatta di incontri tra genti diverse. I gesti sono una parte viva della cultura italiana. Non si trovano nei libri di scuola,
ma si imparano nella vita. Ogni italiano li impara senza accorgersene, un poco alla volta. E rendono questa lingua ancora più ricca e viva. Il linguaggio dei gesti non ha bisogno di penna e di carta. Vive nell'aria per un momento e poi sparisce. Ma torna subito, appena due persone si incontrano di nuovo. È un linguaggio antico e sempre nuovo allo stesso tempo. Oggi questo linguaggio vive ancora nelle mani di milioni di italiani. La prossima volta che vedi una persona muovere le mani mentre parla, guarda bene, non sta solo muovendo le dita. Sta usando una lingua antica di molti secoli. Una lingua senza parole, ma piena di significato. Ogni volta che un italiano alza le mani per parlare, porta con sé, senza saperlo, secoli e secoli di storia. Un linguaggio che, in Italia, resta ancora vivo e forte.